in questo nuovo tutorial. Oggi quello che voglio farvi vedere è come realizzare un'immagine con il text to image di Canva, con l'intelligenza artificiale di Canva, unendo l'intelligenza artificiale di ChatGPT. Negli ultimi tempi sicuramente avrete sentito molto parlare di questa intelligenza artificiale, soprattutto nelle ultime settimane ci sono molti video su YouTube dedicati a ChatGPT. Breve, che cos'è ChatGPT? Allora, innanzitutto significa Generative Pre-trained Transformer. Praticamente si tratta di un modello linguistico sviluppato da OpenAI, che ha una società con sede a San Francisco, ed è in grado di generare dei testi simili, dico, a quelli umani. E negli ultimi tempi se ne è sentito anche molto parlare perché è stata data la possibilità online di provarlo e in maniera gratuita. ChatGPT è addestrato sulla base di miliardi di dati e le fonti sono tipo Wikipedia, Google Books, e comunque il suo aggiornamento è fermo in ogni caso all'anno 2021. In breve può essere utile per creare testi per storie, per creare recensioni di prodotti, articoli, libri per ricette, social media content, tradurre i testi in altre lingue e stilare delle lettere di vendita, per esempio, delle email. Ecco, quello che consiglio sempre è di usarlo, secondo me, a mio avviso, almeno per quello che lo uso io, per velocizzare un po' tutti i processi e comunque magari come basi per avere delle idee, se si è a corto di idee, quindi dare degli spunti per poi rielaborare il tutto con delle proprie, cioè con un tocco personale, ecco, per rendere unici anche i nostri testi e in ogni caso per far funzionare sempre la testolina. Prima di addentrarci nel training, come sempre vi chiedo, se il video poi vi è stato utile, di mettere un mi piace e di condividerlo con persone a cui pensate possa interessare. Poi sotto, come sempre, vi do tutti i link relativi anche alla creazione dell'account di Canva, in particolar modo se vi iscrivete col link sotto e create l'account pro, avete per 30 giorni la possibilità di provarlo gratuitamente e vedete tutte le funzionalità che ha, così se potete valutare se può avere funzioni che possono fare al caso vostro secondo delle vostre necessità. Quindi adesso cosa dobbiamo fare? Magari torno indietro alla home page, vi faccio vedere dall'inizio per chi non ha mai guardato un tutorial su Canva. Andiamo in crea progetto, prendo un qualsiasi progetto, può andare bene anche post Facebook orizzontale e parto da un progetto in bianco ovviamente, poi andiamo su text to image, che lo trovate eventualmente, io ce l'ho già qua perché lo uso, però se no lo trovate nelle app, quindi text to image e partiamo da qua. Dopodiché ci trasferiamo su ChatGPT. Allora, cosa dobbiamo fare? Lo troviamo semplicemente cercando su Google ChatGPT. Vi troverete in questa schermata, andate su Try per provarlo, quindi qui, ok, e questo spazio qui, che vedete qui, è dove noi possiamo inserire i nostri testi per iniziare ad avere le informazioni che ci servono da ChatGPT. Allora, quello che voglio realizzare io è il viso di una donna che si ispiri agli anni 20, per esempio, però ho bisogno di avere dettagli, non ho delle idee mie, poniamo che non ho delle mie idee e quindi ho bisogno di avere dei suggerimenti. Quindi dico a ChatGPT, dammi 10 dettagli per realizzare il viso di una donna che si ispiri agli anni 20, ok?
e vediamo cosa mi dice. Adesso elabora e man mano mi scrive, vedete? A questo punto io posso dire, una volta che me li ha dati, vedete qui ho i miei 10 suggerimenti: trucco degli occhi marcato con eyeliner nero, sopracciglia definite sottili, labbra rosse, ben definite. Posso mettere traduci in inglese e mi traduce il tutto, perché come vi ho detto a Canva è meglio dare gli input in inglese, perché in italiano avevamo visto che dava delle cose, cioè avevo già provato anch'io, però non sempre precise. Adesso elabora, ci mette magari un po', moltissimi stanno iniziando ad utilizzarlo, hanno iniziato ad utilizzarlo, per cui molte volte c'è un sovraccarico, può dare magari anche degli errori, ecco. Ecco qui, adesso mi ha tradotto tutti i punti sopra. Se gli dico dammi, non so, altre 5 idee, perché non mi bastano questo, ho bisogno qualcosa di più, quindi dammi altri 5 dettagli. Eccolo qui che elabora e come vedete mi ha dato gli altri 5 dettagli. Poi posso dirgli traduci in inglese e provvede alla traduzione. Adesso se io ho sufficienti dettagli per realizzare la mia immagine, torno poi su Canva scegliendo qui dei punti che possono interessarmi e che mi interessano di più, eliminando quelli che non ritengo necessari. Quindi molto semplicemente torno sul nostro progetto. Allora, qui metto innanzitutto, vediamo, woman, ispirata, ok, quindi la prima parte. Poi andiamo a riprendere su Chat GPT, quindi io voglio dirgli trucco degli occhi marcato con eyeliner nero, quindi posso mettere questo e va benissimo, quindi copio e lo porto di qua, poi gli metto la virgola. Quindi qui diceva e sopracciglia definite sottili, quindi prendo anche questa parte qua, ok, e la butto dentro sempre nel nostro progetto. Poi vediamo cosa mi interessava. Torno su per vostra facilità, labbra rosse e ben definiti, quindi labbra rosse, quindi mettiamo, quindi metto questo e lo riporto qui, tolgo magari questo, mettiamo semplicemente red lips, ok, poi torno a riprendere. Posso mettere un taglio di capelli corto e liscio, ok, quindi abbiamo definito anche i capelli. Poi avevo visto un'altra cosa che mi interessava, anche questo qui dell'arco delle sopracciglia, ok, e un'altra cosa, posso fare pink e shadow, quindi questo, vado di qua, ok, faccio una virgola, perfetto, e poi posso darmi dei dettagli per lo sfondo, non so, dammi 5 dettagli per il colore dello sfondo che si ispiri agli anni 20. Facciamo così, vediamo cosa mi dice. Perfetto, mi ha dato i suoi 5 con io gli ho chiesto solo 5 consigli adesso, ma potete andare, come vedete, potete andare avanti a interrogarlo. Allora, vediamo un attimo, mi dice colori vivaci e saturi, rosso, giallo, blu, incorporazione di elementi geometrici come linee, forme per creare un effetto art déco. Quindi vediamo un attimo, mettiamo traduci
e ci traduce il testo, i punti. Ecco qui che mi ha dato gli altri 5 elementi, allora posso utilizzare un background, per esempio gold or silver, facciamo gold, oro, no, oppure argento. Allora, torno sul progetto di Canva e gli metto background e mettiamo silver. Adesso, se sono soddisfatta di tutti gli elementi che ho inserito, clicco su foto e genero l'immagine. Vediamo che immagine genera Canva. Adesso un momento che la elabora. Ed ecco qui che ha generato le nostre 4 immagini. Allora, qui le donne sono tutte con gli occhi chiusi, praticamente perché comunque abbiamo dato più risalto al discorso del make-up. Se noi inseriamo il colore degli occhi, per esempio, vedrete che ce le dà con gli occhi aperti, in poche parole. Allora, se vi piace già qualcosa di quelli che c'è qui, poi lo scegliete, per scegliere non fate altro che cliccare qui e a seconda poi del progetto che dovete realizzare. Altrimenti cliccando su genera un'altra immagine vi genera delle altre immagini. Qui questo potete anche utilizzare per esempio una parte di queste due, dipende dal progetto, potete allargarlo, ingrandirlo. Io volevo farvi vedere se mettiamo per esempio blue eyes, lo inseriamo qui o verdi, occhi verdi. Vediamo se da qua dovrebbe generare un'altra immagine, aggiungendo solo un'unica parola chiave. Ed ecco qua che ha generato altre 4 immagini con, a parte questa che ha gli occhi chiusi, però le altre vedete con gli occhi verdi e occhi aperti, diciamo. Potete, qua mi ha fatto i capelli verdi, io non avevo indicato, potete indicare anche il colore dei capelli, quindi se li volete neri, se li volete castani, biondi, eccetera. Quindi poi se siete soddisfatti scegliete l'immagine che più vi aggrada e la potete caricare nel vostro progetto così cliccandoci sopra. Se non siete soddisfatti potete dire genera ancora, quindi lo facciamo rigenerare nuovamente e vediamo cosa ci dà. Noi diciamo che comunque gli abbiamo dato Strong in Market Eyes Makeup, quindi tenderà a dare sempre un make-up molto importante sugli occhi e quindi questo rosso acceso anche delle labbra. In ogni caso poi potete modificare, appunto adesso era per farvi vedere un po' il funzionamento e come utilizzare al meglio questo tipo di intelligenza artificiale unita all'intelligenza artificiale di ChatGPT. Ecco che vi ha generato quindi altre 4 immagini. Se non siete soddisfatti andate avanti. Allora mi pare, adesso non sono sicura se è ancora così o è cambiato qualcosa perché io uso un account pro, che per l'account gratuito mi sembra che sono 25 immagini al giorno da poter generare, se non ricordo male, però questo dopo al limite potete approfondirlo. Allora, quello che vi ho fatto vedere qua è un'immagine quindi abbastanza comunque semplice, si possono eseguire ovviamente delle cose un po' più elaborate. Io per esempio, aiutandomi sempre con ChatGPT, scusate, ho inserito delle altre parole chiave perché ho voluto realizzare sempre il viso di una donna, però un po' più elaborato, dandogli gli input di illustrazioni digitali e un po' una donna del futuro. Io poi mi sono fatta aiutare per le idee sempre appunto dall'altra intelligenza artificiale e ho inserito qui le parole chiave che potevano interessarmi. Il tutto fatto come vi ho spiegato prima, volevo solo farvi vedere una foto magari un pochino più complessa, ma questo lo potete fare anche con paesaggi, con tutto ciò che volete, ovvio. Quindi metto foto, qui ho creato un'altra pagina in bianco e genero l'immagine. Un attimo che la elabora. Ecco qui, con gli input che gli ho dato praticamente mi ha generato queste 4 immagini.
Se mi sta bene, come vi ho spiegato prima, ne scelgo uno di quelli che preferisco e altrimenti faccio genera ancora e mi genererà altro 4 immagini o 3, dipende, a volte genera anche solo 3 immagini, può capitare, ecco. Bene, io penso di avervi fatto vedere più o meno tutto, questo era per darvi semplicemente dei suggerimenti su come migliorare eventualmente la realizzazione dei vostri progetti con text to image, dove raccogliere un pochino più di idee se ne siete a corto, in che modo raccogliere più suggerimenti, più idee, praticamente con ChatGPT, in modo da realizzare delle immagini uniche. Io vi ringrazio di avermi seguita fin qui, se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un like in modo da far crescere il canale e in modo che io possa fornire sempre più contenuti e lavorare di più sul canale, quindi dedicarmici di più. Sotto al video come sempre lascio tutti i link utili, tra cui quello per la creazione dell'account pro di Canva con 30 giorni gratuiti. Vi consiglio come sempre di provarlo per vedere tutte le funzionalità anche pro e per poter testare se queste possono fare al caso vostro. Vi ringrazio e alla prossima.